Buongiorno e benvenuti a tutti, io sono Dimitri Bellini e siete di nuovo insieme a me su Quadrata, il mio canale dedicato al mondo dell'open source e dell'IT che piace a me e spero che piaccia anche a voi. In questa puntata andremo a vedere insieme un qualcosa un po' diverso, andremo a riprendere i concetti dell'intelligenza artificiale, no? E con i modelli che si chiamano LLM, quindi Large Language Model, un problema che volevo risolvere nella vita quotidiana era prendo i miei video, prendo il testo che viene proposto come sottotitolo direttamente da YouTube, glielo do l'intelligenza artificiale e me lo rimodella facendo un bel riassunto, così io ce lo metto da qualche parte, in qualche sito, no? Magari nel mio sito web, mi metto tutti i riassunti dei miei video. Durante questo test volevo fare qualcosa in Python, imparare a lavorare con i modelli, mi sono reso conto di un bel problema, o perlomeno qualcosa che nessuno o non era chiarissimo nei video che ho visto io, come interagire, come far capire a questa AI come poter gestire del testo di quelle dimensioni. E andiamo a vederlo insieme perché è molto interessante. Usiamo sempre le mie famose slide e tanto per darvi un'idea più generale, avevamo già trattato l'argomento dell'intelligenza artificiale, vi lascio magari i link in descrizione, però che cos'è una AI di tipo LLM? Sostanzialmente è un'intelligenza artificiale che ci permette di poter interagire con lei in modo testuale, ok? Quindi noi andiamo a mettere delle informazioni, quindi gli chiediamo delle cose e lei ci risponde. Cosa ci serve per poterla utilizzare a casa nostra, perché sempre questo è il mio obiettivo fondamentale, poter testare le cose direttamente da me stesso, senza sfruttare servizi, servizietti e altre cose che mi nascondono la reale realtà. Abbiamo bisogno di Ollama o qualunque altro inference server, quindi ci sono altre soluzioni, Ollama è quello che mi piace di più in questo momento. E poi chiaramente un modello di tipo LLM, per esempio Mixtral, LLama 3 o ce ne sono tanti altri. Perché abbiamo bisogno di questa cosa? Buona domanda, come scrivo nella slide, teoricamente ci dovrebbe semplificare alcuni lavori che facciamo durante la vita quotidiana, ok? Questo perlomeno è quello che vanta un po' ormai il mainstream, no? Questa paura dell'intelligenza artificiale che ruba il lavoro, che sa fare le cose meglio di noi, in parte è anche vero, assolutamente, però ci sono tanti però da capire. Quali sono i termini più importanti quando si approccia al mondo dell'intelligenza artificiale? Non è mai facile, ce ne sono tantissimi di terminologie, concetti da imparare, però almeno le cose più importanti, ritengo io, sono capire che cos'è un modello, quindi che è un insieme, no, di informazioni, e alla fine è un programma, è un software, quindi non è una roba stranissima, è un software che è stato riempito di informazioni e di esempi in modo tale da darci delle risposte più o meno assomiglianti a delle risposte che potrebbe dare un comune mortale, ok? Quindi non è fantascienza, sono algoritmi ed è un software e delle informazioni. I tokens. Cosa sono i tokens? Come vedete nella slide, sono le unità di testo più piccole che il modello riesce a processare. Quindi il tokens, che cos'è? È una parte di una parola, compresa anche i numeri, la punteggiatura, eccetera. Ok? Quindi l'intelligenza artificiale non processa le parole così come gliel'avete date, ma le va a spezzettare in tanti pezzettini, comprendendo anche gli spazi
i punti, eccetera, ok? Context length. E qua nasce appunto il vero concetto che poi andremo a vedere più avanti. È la lunghezza, no, del contesto che può gestire il nostro modello di intelligenza artificiale. Okay? Quindi il numero massimo di token, quindi non di parole, ma di token, che è in grado di gestire in un'unica sessione. Unica sessione sarebbe come dire quando uno vi parla a voi, no? Inizia a parlare, voi da un certo punto fino a un altro riuscirete a stare dietro alla discussione, ma poi da un momento in poi perdete il filo completamente della discussione. È la stessa cosa per le intelligenze artificiali, cioè riescono a ricordarsi praticamente il contesto della discussione fino a un certo punto, e questo punto sono il numero di tokens, ok? Questi pezzi di parole. E poi altro concetto importante è il prompt. Immaginate, quindi uno prompt potrebbe pensare quello che scrivo io dentro nella chat quando parlo con la mia intelligenza artificiale. In parte sì, ma il prompt è proprio tutto il contesto della domanda ed è molto importante perché fornisce il punto, no, e il filo della discussione che poi l'intelligenza artificiale andrà a sviluppare nella risposta. Quindi semplifichiamo, praticamente è come andare a cercare di istruire l'intelligenza artificiale nella risposta che dovrà fornirci. Per esempio, no, al volo, noi diamo, non so, gli possiamo dire, guarda, fai finta di essere un attore simpatico e qua c'è la mia domanda, ok? Quindi lei sa che quando dovrà dare la risposta si dovrà comportare in una certa maniera, e questo è molto importante, lo vedremo dopo, per fornirci quello che vogliamo. Altra cosa, secondo me, anche qua degna di nota, è che ogni modello, quando esce, quindi quando viene pubblicizzato, mostra, ok, il nome, e qua appunto cerco di darvi una naming convention che però non è la Bibbia, ognuno fa un po' quello che cavolo vuole, però in generale più o meno i modelli seguono questo standard. Quindi ha il nome del modello, in questo caso Mixtral, e poi c'è 8x22b o 8x7b, due punti instruct, per esempio. Cosa vogliono dire questi numeri e queste parole? 8x, in questo caso ben specifico del Mixtral, significa che questo modello è un modello che è stato istruito sfruttando 8 livelli di skill, ok? Quindi è un mix di conoscenze varie, ok? Quindi non è solo adeguato per fare chatting, ma quando è stato istruito in modalità con dei filoni di discorso differenti, in modo tale da essere più ricco nella risposta e non essere solo, non lo so, bravo in un determinato campo. 22b invece significa quanti parametri ha il nostro modello. In questo caso sono 22 miliardi, billion, ok? 22b sta per billion e sono miliardi di parametri. Ma che cosa sono questi parametri? I parametri rappresentano i valori imparati durante il training di questo modello, ok? Quindi perché questo? Perché mancava un pezzettino, i famosi token si trasformano poi in numeri e magari lo vediamo dopo. Quindi perché l'intelligenza artificiale alla fine è statistica complessa, ok? Chiamatela come volete, però alla fine si basa su dei numeri, quindi cercare di trovare, no, la media, no, tra questo numero e quest'altro più o meno mi dà questo qui. E quindi è una rappresentazione che ha bisogno di sfruttare dei dati che sono numerici per fare dei calcoli, e sono questi parametri.
Instruct invece è non è un dato così tecnico, ma teoricamente suggerisce che questo modello è stato fine-tuned per dare istruzioni a dei compiti, ok? Quindi quando viene addestrato, migliorato, ok, questo modello di dati, viene in questo caso cercare di dare più importanza alla parte di istruzione. Quindi quando io gli faccio una domanda, lui è più bravo a darmi il metodo di risoluzione anziché farmi un discorso generale. Ok? So che la risposta è un po' così, vabbè. Context length, ok. Quello che è un parametro molto importante che però a volte viene leggermente omesso e perlomeno non viene riportato chiaramente nella naming convention che trovate nei modelli. Magari viene detto poi nel dettaglio del modello, ma non sempre, e andremo a vedere dopo che cosa vuol dire, ok? Perché si chiarisce un po' meglio. Però sappiate che è molto importante questo parametro qua. In questa slide andiamo a cercare di capire che cosa vuol dire appunto il contesto. Però dovete sapere subito una cosa, ed è quello che vi dicevo all'inizio: il modello LLM è stateless di base, ok? È un software che gira e quindi non ha memoria. Quindi si ricorda determinate cose della vostra discussione, ma poi non è che se le va a mettere da qualche parte, se non istruito a dovere in un certo modo, ok? Ma di base lui si ricorda un pezzo della discussione. Ed è quella la lunghezza del contesto, ok? Quindi qua noi iniziamo a interagire con la nostra intelligenza artificiale, iniziamo a scrivere delle cose, fare delle domande e lui andrà a ricordarsi una certa dimensione data dal context length, ok? Quindi quanto può gestire di token. Quanti token si possono gestire? Lo vedete qua, alcuni modelli, no? Quindi abbiamo un'idea generale di quanti token possono essere gestiti da varie tipologie di modelli, alcuni che sono closed source, quindi GPT-4, turbo, non turbo, 3.5, riescono a gestire fino a 128.000 token, 16.000 token, 32.000 token, e quelli open source partono da 4.000 token, 8.000 token, fino ad arrivare anche a molti più token, ma generalmente quelli più normali sono tipo il Mixtral, con comunque una dimensione notevole come base di dati, arriva a gestire 64.000 token, quindi un bel discorso lungo, ok? Perché 64.000 non sono caratteri, ma sono token, quindi non sono parole, e andremo a vederlo un attimo insieme. Esiste il metodo per capire più o meno come viene diviso il vostro testo, si chiama text tokenization, no? Ci sono dei siti online, vi lascio anche il link qua sotto. Io qua ho messo il mio testo del sottotitolo di un video per vedere quanti token andava a occupare. Tenete presente che i token tra un modello e un altro possono variare perché ci sono algoritmi per realizzare la divisione in token differenti, ok? Però più o meno, tanto per farsi un'idea, in questo caso noi abbiamo 2453 token e abbiamo 1432 parole però, quindi le parole sono teoricamente molte di meno, però l'intelligenza artificiale, questi modelli che stiamo usando noi, vanno a tagliare le mie parole in maniera diversa e quindi arrivano quasi al doppio i token. E come vedete qua non c'è un razionale ben chiaro per come è stato diviso. Qua per esempio ha diviso buongiorno in 3 pezzettini diversi. Qui per esempio ha aggiunto lo spazio alla parola io. Quindi
notate che non è proprio così semplice capire perché è stato diviso le parole, gli spazi ed eventualmente anche la punteggiatura in una certa maniera. Qua per esempio ho preso una parola accentata, un token per una parola accentata, quindi è veramente strano, ok? Come viene diviso. Però quello che è importante capire è che questo testo che avevo messo all'interno di questo di simulatore alla fine occupa 2400 token, ok? E se io vado a vedere qua, alla fine questo numero di token teoricamente è gestibile con qualunque tipo di modello, perché quasi tutti almeno mi fanno 4000 token, ok? Quindi teoricamente non dovrei avere problemi. Ma nella realtà dei fatti, sfruttando Ollama, cosa mi sono reso conto? Mi sono reso conto che mi tirava fuori delle cose che erano immondizia pura, ok? Quindi io passandogli lo stesso testo di 2400 token, la risposta dell'intelligenza artificiale, del modello, era sta roba qua. Quindi mi tirava fuori un JSON che assomigliava a una risposta di Zabbix API che poteva anche essere più o meno giusta, ma che non c'entrava niente con il riassunto e soprattutto con le parole che avevo detto io. Se lo mettiamo a confronto con il risultato corretto, vedete che dato in pasto un testo molto lungo, più o meno sgrammaticato, perché Google quando vi fa i sottotitoli in automatico fa una roba che non è molto, molto precisa, invece il riassunto fatto in maniera corretta viene fuori una roba molto lineare, spiegata molto bene, con i punti di attenzione giusti, un lavoro degno di nota. Cos'è che ha cambiato radicalmente questa cosa qua? È il fatto che se io utilizzo Ollama di base, molti dei modelli hanno un context length di 2048 token, perché avevano messo questo limite, ok? Di default il Ollama gestisce per ogni modello 2048, a meno che non allarghiate voi il context length, ok? Potete farlo assolutamente, ma in ogni caso non è sufficiente, perché molti dei modelli alla fine sono stati addestrati con soli 2000 token, per esempio, potrebbe essere, ed è molto probabile, ok? A volte vengono addestrati con 4000, altre volte invece ci viene castrato a 2000. E quindi in ogni caso, anche se aprivo il context length a 60.000, non succedeva niente, perché il modello comunque più di tanto non riusciva a gestire e quindi la risposta era comunque immondizia. E quindi cosa ho fatto? No? Perché dicevo, ma come posso risolvere questo problema? Perché mi deve fare il riassunto di tutto questo testo. Se il mio testo sfora il context length, non riuscirà mai a capire e riassumere in maniera corretta il tutto. Glielo devo spezzettare. E quindi mi sono ricordato di quello che avevo parlato in un precedente video, ovvero il Retrieval Augmented Generation, quindi questa modalità per fare in modo di andare a salvare i documenti all'interno di un database vettoriale che poi funge da repository per le risposte che dovrà dare il mio modello di AI. Quindi cosa succede? Lo vedete qua, io do in pasto il mio contenuto viene diviso in chunk, quindi viene spezzettato. Poi come viene spezzettato anche qua c'è tutta una scienza dietro, ma per adesso fate finta che lo spezzetto più o meno a caso. Lo metto dentro il DB vettoriale facendo che cosa? Passandolo a un modello che mi genera dei token, ovvero dei numeri, perché poi appunto il database vettoriale è sostanzialmente un database che contiene dei numeri che rappresentano i token che abbiamo visto prima, no? Quelle mini porzioni di testo. A questo punto per il modello diventa più facile interagire con il contenuto del testo, perché
è già stato rimanipolato ed è praticamente come andare a fare una patch al contenuto, no, delle informazioni di base che aveva questo modello. E quindi il risultato diventa perfetto, diventa quello che avevamo visto in questa slide. L'ultimo pezzo però del puzzle, e l'avevamo accennato all'inizio, era il prompt, ok? Per ottenere un risultato di questo tipo non è che potete dire oh, fammi un riassunto di quello che ti do in pasto. Puoi farlo, più o meno ti tira fuori qualcosa, ma per ottenere una cosa del genere, quindi bella inquadrata, con titolo, con un riassunto molto corto del video e con gli highlights, quindi i punti cardine della discussione, dobbiamo istruirlo per bene sfruttando il famoso prompt, ok? Quindi il prompt, se ben sagomato, quindi se ben pensato in ogni sua parte, va a generare e va a modellare la risposta in maniera molto precisa. Infatti qua vedete proprio quello che ho messo io per darmi il contenuto che avete visto prima, quindi un bel po' di istruzioni, cercando di essere più coinciso possibile per ottenere il risultato che mi interessava, quindi un bel testo da mettere in un blog post, ok? Quindi il prompt sembra una cavolata, ma invece deve essere articolato in maniera adeguata per ottenere una bella risposta. Andiamo a vedere insieme come ho fatto il softwareino in Python. Io sono partito banalmente da scopiazzare in giro con uno script Python che mi andasse a estrarre il contenuto dei sottotitoli da YouTube, e questo vabbè è banale, ci mette poco, tira fuori sta roba qua ed è abbastanza scorretto perché ci sono errori, c'è veramente tanti errori, la punteggiatura non c'è, è uno schifo, ok? Cioè se io dovessi mettere questa roba qua su un sito si capisce veramente poco. Allora ho detto, prendo questo contenuto qua che era lunghissimo, glielo do in pasto al mio Ollama, prendo il testo, ce lo butto dentro così, mettendoci anche il prompt fatto bene, no, perché il prompt ce l'avevo messo anche abbastanza fatto bene, ma il risultato finale, come potete vedere qua, magari ve lo faccio vedere qui in formato JSON e si vede meglio, vedete che viene una roba tutta mezza sgangherata, cioè tutto sommato una parte iniziale me l'ha anche capita abbastanza bene, quindi mi ha capito il contesto, mi ha scritto anche una descrizione più o meno accettabile, ma poi si è inventato completamente tutto, ha messo una data, ha messo dei tag, non gliel'avevamo chiesto, anche una miniatura dentro, che però non ha nessun senso, ok? Se vado di nuovo qua, andando invece a vedere meglio cosa ho fatto per chiamare il mio modello, qua ho simulato appunto l'utilizzo dei 2000 token come lunghezza massima che il modello può gestire. In questo caso stavamo usando un modello Mixtral perché li ho provati un po' tutti per capire un po' come funzionavano. Il Mixtral è quello che ha dato più una qualità dell'output migliore rispetto a tanti altri, ma se chiaramente messo alle strette, quindi con un contesto molto basso, il risultato comunque è scadente anche col Mixtral. Per andare a risolvere il problema in questo caso basterebbe aumentare il numero di context length e quindi aumentare a 8000 per esempio e riuscirebbe a interagire molto meglio e il risultato sarebbe molto simile a quello che vi ho fatto vedere in precedenza. Quindi con Mixtral e aumentando la larghezza del contesto abbiamo risolto il problema. Però il punto è che comunque c'è sempre un limite, ok? Per raggiungere limiti molto alti dovete avere hardware molto potente. E come posso fare con un hardware limitato o con un modello che è in grado di gestire un numero di contesti minore? È quello che vi dicevo prima. Bisogna utilizzare l'approccio del RAG. Facendo questo approccio qua e andando a tagliare il mio testo in tanti piccoli chunk,
e lo vediamo qua il mio testo, sempre lo stesso testo, molto lungo, ok? Qua lo vado a tagliare e vado a creare tanti chunk, questi chunk poi andranno a riempire appunto il mio ChromaDB, quindi il mio vector store, sfruttando il modello, in questo caso uno Snowflake, no, che mi metteva a disposizione Ollama, così mi crea i token necessari per andare a riempire il mio vector store, e poi il mio bel prompt, e a questo punto io non vado a chiedere al mio modello usa il testo che ti avevo dato lunghissimo, ma vado a dirgli sfrutta quello che c'è all'interno del vector store per darmi il riassunto. E in questo caso, anche avendo dei contesti piccoli, quindi di default a 2000 token, guardate, il risultato appunto è perfetto ed è veramente un risultato micidiale, partendo da quello schifo di trascrizione fornita da Google, tra l'altro pure in italiano, quindi lui l'ha tradotto dall'italiano all'inglese e ha fatto il riassunto, quindi una roba micidiale. Tutto ciò non era semplicissimo all'inizio, ok? Io davo per scontato alcune cose, ma ho capito molte altre. Quindi questo video non era tanto per farvi capire come creare questo script, ok? Perché era più o meno banale, non è una roba da scienziato. Io sono alla fine un meccanico dell'informatica, io vado a sporcarmi le mani cercando di raccattare pezzi in giro, no? e imbullonando le cose. Però quello che mi permette di fare appunto questo approccio un po' così è di capire dei pezzettini, magari non le capirò in maniera perfetta, però cerco di dare un equilibrio a tutto quanto, e quello che ho capito oggi è che comunque l'intelligenza artificiale ad oggi ha dei limiti, ma si possono superare, perlomeno in questo campo, del riassunto o comunque nel cercare di ottenere delle risposte più coerenti. Vi ho spiegato alcuni concetti di base e spero che lo apprezziate. Magari se avete dei commenti, chiaramente fatemeli qua sotto, e se vi è piaciuto il video mi raccomando un bel pollicione su. Grazie ancora di aver visto questo video. Se vi piacciono questo tipo di contenuti sull'intelligenza artificiale, fatemelo sapere. Io cerco sempre di portarvi un po' di tutto, un po' quello che piace a me del mondo dell'informatica. E per questa settimana è tutto. Un salutone da Dimitri. Ciao a tutti.